Amiche e amici passione interisti, ben ritrovati. È finalmente arrivato il grande momento. Torna il campionato, torna il Fanta Passione Inter. Quarta edizione del Fanta campionato più grande in Italia degli interisti. La Lega di Fanta Passione Inter su Fantapaz prende il via e come ogni anno vi porto oggi la mia rosa per farvi vedere con quale squadra sfiderò ognuno di voi durante questa lunga stagione e vi invito, mi raccomando, fin da subito a cliccare sul link in descrizione per iscrivervi al nostro Fanta Passione Inter, la lega completamente gratuita, una lunga stagione, siamo già in tantissimi, centinaia di interisti da tutto il mondo per sfidarci, per vedere chi sarà l'interista migliore nel fantacampionato di quest'anno, in una lunga stagione che poi porterà con sé tante sorprese durante l'annata. Quindi mi raccomando, iscrivetevi subito se non lo avete ancora fatto, così non vi perdete neanche uno dei punti a disposizione fin dalla primissima giornata, così potete fare la vostra strategia con calma in queste ore e partecipare dalla primissima giornata di campionato. Come detto, io come ogni anno vi porto la mia rosa, vi faccio vedere che squadra ho costruito e quali sono le logiche che mi hanno portato a costruire questa squadra, cercando quindi di fornirvi anche qualche spunto per poter allestire la vostra formazione migliore possibile, con l'obiettivo di divertirci, di fare punti e di vedere, come dicevo, chi è il miglior fanta allenatore interista in Italia. Allora, non perdiamo tempo, vi invito subito a lasciare un mi piace a questo contenuto e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi anche al canale, mi raccomando con il tasto iscriviti, tutto gratis, così come la partecipazione al Fanta Passione Inter. Come sempre vi voglio raccontare qual è la strategia che io ho attuato per arrivare alla rosa che poi tra poco vi farò vedere. Una rosa che secondo me creerà anche qualche polemica. Come la scorsa stagione ho, diciamo, 5 punti cardine per la costruzione della mia rosa e il primo consiglio che do a tutti quanti è quello di studiare veramente molto bene il regolamento. Trovate il regolamento nella pagina che trovate appunto nel link in descrizione al momento di fare la registrazione, lo troverete poi dentro la piattaforma Fantapaz, che è la piattaforma gratuita che abbiamo deciso di adottare, ed è importantissimo perché sulla base del regolamento poi andiamo a fare tutti gli altri ragionamenti. Il primo ragionamento che faccio sulla base del regolamento è che, vi ricordo, si giocheranno 2 giornate di campionato con il calciomercato ancora aperto, quindi 2 giornate di campionato in cui possono succedere varie cose, vari giocatori possono ancora cambiare squadra. Nel girone d'andata potrete fare 10 cambi, di nuovo ne potrete fare 10 nella sessione invernale e altri 10 nel girone di ritorno, quindi c'è modo per poter fare una rosa che verrà poi cambiata nel corso delle settimane, nel corso della stagione, soprattutto dopo la chiusura del mercato con le ultime evoluzioni. Tenete bene a mente questo perché nella mia strategia questo è un fattore molto importante, anche legato al secondo punto che ho preso in considerazione e che vi consiglio di tenere d'occhio in una vostra strategia, ovvero i crediti su Fantapaz non sono tantissimi, anche se dopo le ultime richieste abbiamo allargato un pochino le maglie, quest'anno le quotazioni sono un pochino più agevoli secondo me rispetto alle altre stagioni, quindi si riesce a costruire una buona rosa senza dover fare delle cose molto clamorose, però i crediti non sono tantissimi, per cui io ho deciso di prendere anche dei calciatori che possano partire titolari subito, che possono cambiare squadra, che quindi nel giro di qualche settimana possano cambiare di valore, perché poi la piattaforma Fantapaz aumenta e diminuisce i valori dei calciatori in base al rendimento durante la stagione. Quindi cercherò di fare il famoso player trading anch'io, ovvero ho preso alcuni giocatori che secondo me potranno aumentare di valore nel giro di poche settimane, così tra qualche settimana li rivenderò, a meno che non esplodano clamorosamente, per puntare poi su altri giocatori che secondo me possono essere delle certezze aggiuntive. Terzo punto da tenere in considerazione: l'anno scorso era una stagione anomala per il mondiale durante il corso dell'annata che divideva a metà il campionato. Quest'anno la stagione è anomala o comunque bisogna tenere in considerazione il fattore Coppa d'Asia e Coppa d'Africa, soprattutto la Coppa d'Africa farà perdere vari calciatori nel periodo tra gennaio e febbraio. Ci sono alcune squadre che in quel periodo lì avranno un calendario più agevole e quindi è un peccato perdersi dei calciatori africani proprio nel momento in cui la squadra affronterà gli avversari più agevoli, poi li avrete quando si affronteranno le squadre più forti. Viceversa, si affrontano delle squadre più forti in quel periodo lì in cui i giocatori saranno in Africa, magari potrebbe essere un buon colpo. Valutate anche questo fattore, tra gennaio e febbraio 6 o 7 partite potrebbero saltarle. Quarto punto, c'è il modificatore della difesa, vi dicevo per questo prestate attenzione
al regolamento, c'è il bonus per il portiere imbattuto. Per questo motivo io andrò a costruire una rosa con un 4-3-3, questo sarà il mio modulo di riferimento, per cui ho deciso di prendere una porta affidabile che prenda pochi gol durante il corso della stagione. Ho deciso di puntare su una difesa di buoni giocatori come Fanta media, quindi come media voto del Fanta durante la stagione, che possono avere una buona costanza, non per forza portatori di bonus, ma che devono essere costanti. A centrocampo ci sono tantissimi giocatori veramente molto interessanti, quindi sono stato tentato di fare un centrocampo lunghissimo. Poi in realtà ho detto accorciamo un pochino, perché con il 4-3-3 non è necessario avere tantissimi centrocampisti molto forti. Ho voluto metterci dentro qualche scommessa che tra poco vi faccio vedere, mentre in attacco secondo me non c'è tantissima scelta. Ci sono 2 top assoluti, forse 3, su cui puntare. Il resto secondo me sono tanti attaccanti che possono fare quella quota 15 gol, quindi ho tenuto a mente anche questo. Quinto punto, quello forse più importante, ovvero cercherò di giocare per vincere, ovvero mi farebbe piacere arrivare molto in alto in classifica, magari arrivare primo in questa classifica del Fanta Passione Inter e fare un bel campionato, però voglio anche divertirmi, quindi come ogni anno ho voluto prendere anche dei giocatori che mi piacciono di più, fare un pochino di scouting, diciamo, in modo da poter prendere dei calciatori da seguire durante la stagione e poter dire di aver scoperto qualcuno che poi è esploso. Quindi ho seguito molto anche questa logica. Detto questo, ho cercato di apprendere anche dagli errori commessi dall'anno scorso, e uno degli errori che ho commesso l'anno scorso è stato anche quello di puntare troppo su dei giocatori che poi avrebbero potuto cambiare squadra. Cioè l'anno scorso ho comprato, soprattutto in attacco, diversi giocatori contando che potessero poi cambiare squadra, e quindi costavano poco perché magari erano, per esempio, Pinamonti era ancora all'Inter. Quando l'ho preso dicevo: se va al Sassuolo mi diventa un buon giocatore e può far bene, e poi invece le cose non sono andate così. E questo ho commesso questo errore su vari profili. Questa volta ho cercato di essere più attento, di essere anche un po' più moderato in questi giudizi, di andare su una squadra più solida, che adesso quindi voglio presentarvi nel concreto, anticipandovi che sicuramente dopo, se non la prima giornata, ma dopo la seconda, farò diversi cambi proprio nell'ottica di quella strategia del player trading che vi dicevo. Allora, questa è la mia squadra, maglia rosso-blu, con 9 crediti residui. Mi son tenuto 9 crediti perché credo che sul mercato possa succedere ancora qualcosa nelle ultime settimane, e perché appunto poi vorrò ritoccare la rosa con i vari cambi. Ma soprattutto perché vado in porta. La porta farà molto discutere. Ragazzi, vi chiedo scusa, non era mia intenzione, o comunque non avrei voluto prendere la porta della Juventus, però facendo i miei conti, ragionando sul fatto che c'è Allegri, che la Juventus avrà solo il campionato, ho pensato che la porta della Juve potesse essere un buon compromesso a livello di prezzo e numero di gol subiti che ci si può aspettare in questa stagione. È però molto probabilmente il primo reparto che andrò a cambiare subito dopo la chiusura del mercato, cercando di sfruttare magari il player trading, come il player trading che vi dicevo, e puntare poi su un altro tipo di porta. Nell'immediato, però, considerando anche il calendario della Juve, ho deciso di puntare su questi, di tapparmi il naso e per la competitività fare questo. In difesa, poi non partiamo benissimo perché ho scelto Danilo, ma Danilo credo che sia molto, molto costante a livello di voti, di presenze e di fantamedia, quindi era un giocatore interessante da prendere in ottica modificatore. Io ho aggiunto accanto Smalling, che secondo me può fare anche quest'anno un'ottima stagione, può portare anche dei bonus, soprattutto con una Roma che può aggiungere qualità e che quindi può sfruttare anche le sue doti in proiezione offensiva. Ho aggiunto Kolasinac dell'Atalanta, profilo che mi intriga molto, ma mi riservo la possibilità di sostituirlo nell'ottica del player trading, ma sono molto curioso di vederlo in Serie A. Nell'Atalanta è un giocatore di esperienza, quindi può fare bene, così come Neuen Perez, un giocatore che avevo anche l'anno scorso. Non è clamoroso, però è costante tra i difensori dell'Udinese. Mi sembrava personalmente quello più interessante per rapporto costo-qualità, e l'Udinese penso che dal punto di vista difensivo possa fare anche quest'anno una buona stagione, quindi per partire questo. Poi
Ho completato la mia difesa. La difesa sarà il reparto che cambierò più di tutti, sicuramente nei prossimi giorni. Ho puntato su tutte scommesse perché ho preso tutti i calciatori ad un solo credito che però dovrebbero essere titolari già nelle prime giornate. Quindi spero che qualcuno di questi possa esplodere e diventare un giocatore della mia rosa a lungo termine. Altrimenti lo vendo, lo sostituisco e appunto con i crediti che andrò a guadagnare andrò a prendere altri difensori. Dorgu del Lecce, FT del Genoa, Lazaro, che dall'Inter sta per passare al Torino, mi son concesso qui la quota di giocatore che cambia maglia, e Vigna che nel Sassuolo stesso dovrebbe essere titolare. Quindi tutti i giocatori che presi ad uno mi hanno permesso di fare una difesa molto low cost, che però sicuramente dopo le prime giornate andrò a cambiare perché il modificatore difesa è molto importante nel regolamento e quindi bisogna puntare su una difesa affidabile. Dopodiché passiamo al centrocampo. A centrocampo, come vi dicevo, ci sono tanti nomi veramente molto interessanti, quindi ho fatto davvero fatica a individuare quelli su cui puntare e quelli che lasciare fuori, quelli da lasciare fuori soprattutto. Ho scelto di prendere Cop Mainers nell'Atalanta. È vero che i numeri della scorsa stagione sono stati condizionati dalle triplette, però nell'Atalanta credo che sia uno dei giocatori più interessanti, più costanti, con la media anche più alta in vista di una stagione in cui l'Atalanta secondo me può avere un'ottima produzione offensiva e fare molto bene, per cui mi sembra una certezza su cui puntare, Cop Mainers, a cui aggiungo Frattesi. Frattesi è un po' il mio Mkhitaryan dell'anno scorso. Se vi ricordate, quando l'anno scorso vi ho presentato la rosa, vi dicevo: guardate che secondo me Mkhitaryan sarà molto più di un alternativo ai titolari, farà molte partite, sarà un giocatore importante. Io quest'anno ho questa sensazione su Frattesi, che possa ricoprire un po' quel ruolo lì di 12° uomo, ma che poi in realtà fa molto bene e poi ha una grande propensione offensiva e credo che avrà tanto spazio, quindi ho deciso di puntare molto su Frattesi. Aggiungo Strefezza. Strefezza era un altro dei miei cavalli di battaglia l'anno scorso, è una certezza, credo che nel Lecce tra l'altro potrebbe giocare anche molto più offensivo, è un punto di riferimento assoluto un po' per tutto, quindi a centrocampo francamente mi sembra una grande opportunità quella di prendere Strefezza, nonostante il Lecce ovviamente lotti per obiettivi non clamorosi. Ci metto Kamada della Lazio perché anche nel cuore dei tifosi laziali sta prendendo un po' il posto di Milinkovic-Savic, è un giocatore che mi sarebbe piaciuto vedere anche all'Inter, quindi tecnicamente in Serie A per me può fare molto bene, ha un potenziale anche a livello di bonus offensivo importante e credo che, a differenza di tanti calciatori che dall'estero arrivano in Serie A, Kamada per caratteristiche possa adattarsi prima di altri, soprattutto in mano a Maurizio Sarri, e a una Lazio che sta diventando una squadra molto molto interessante. Quindi ho deciso di prenderlo. Ci aggiungo Ndoye del Bologna, giocatore che a centrocampo per me, viste le sue caratteristiche offensive, visto come sta evolvendo il mercato del Bologna, non dico che va preso obbligatoriamente, ma se potete, ecco, io lo consiglio fortemente. È ovviamente nuovo, quindi bisogna vedere come si adatta, ma può fare molto bene. De Ketelaere, ragazzi, non lo volevo prendere sinceramente, però dai 4 crediti in giù mi sembrava l'unico che potesse fare un qualcosina di interessante. Non ho nessuna aspettativa su De Ketelaere, è probabilmente il primo centrocampista che cambierò tra qualche settimana. Intanto però per 4 crediti l'ho messo lì e vediamo, magari resuscita, non lo so. Fabian, solo per il motivo che costa 1 e potrebbe andare in prestito al Frosinone, quindi potrebbe avere un po' di spazio, così come Folorunshaw nel Verona, che tra i profili ha un credito mi sembra quello più interessante, visto anche quello che ha fatto l'anno scorso, un giocatore di grande talento. Se sta bene fisicamente anche a Verona potrebbe trovare spazio. Arriviamo all'attacco. All'attacco quest'anno ho deciso che non volevo sbagliare, come invece ho clamorosamente toppato l'anno scorso tutto l'attacco. Non voglio più ripensare all'attacco che ho costruito l'anno scorso. Sono andato su Osimhen. Subito Osimhen, il profilo numero 1 penso in assoluto in questo momento nel campionato italiano, nonostante qualche perplessità da parte mia, nel senso che sono curioso di vedere com'è il Napoli di Garzia, sono curioso di vedere se rientrano tutti i discorsi di mercato, rinnovo di contratto, non è distratto, avrà la Coppa d'Africa anche lui, quindi questo va tenuto in considerazione, però è oggettivo, Osimhen in questo momento parte come miglior attaccante della Serie A. Nel mio bilancio ci poteva stare, sicuramente nella prima parte di campionato lo terrò, poi magari farò delle valutazioni in vista della Coppa d'Africa, appunto, magari sostituendolo con Simeone, che credo che potrebbe far bene al suo posto durante quel periodo. Io ho aggiunto accanto Lautaro Martinez, perché
dicevo, ci sono 2, forse 3 giocatori che sono abbastanza garanzia in termini di numeri offensivi sopra la media, e sono Osimhen e Lautaro Martinez, secondo me i 2 che possono darti di più. Quindi Lautaro, vista la grande produzione offensiva dell'Inter e vista la probabile titolarità assoluta quasi indiscussa dell'argentino, mi sembra logico e scontato puntare forte anche su Lautaro, sperando che sia ancora più continuo rispetto alla scorsa stagione, ma in realtà anche l'anno scorso comunque è stato molto continuo ed importante e mi ha fatto togliere grandi soddisfazioni anche in un'altra lega. Terzo attaccante ho aggiunto Dybala per 2 motivi. Uno perché si combina bene a livello di calendario, a livello di incroci. Inter e Roma sono incrociate bene negli abbinamenti dell'attacco, del livello del campionato, e poi con la Roma che è ancora in ritardo con la costruzione con l'arrivo di un nuovo attaccante, i numeri dell'anno scorso, comunque Dybala per me è un colpo molto importante, quindi avevo spazio per inserirlo. Questo sarà il mio attacco titolare. Io ho messo dietro però un backup che mi dà una rete di sicurezza, ovvero Sanabria del Torino. Sarà difficile tenere Sanabria del Torino in panchina se proseguirà sulla scia di quello che ha fatto l'anno scorso, però ecco, io partirò con Osimhen, Lautaro, Dybala e Sanabria a copertura, già per esempio nella prima giornata dove Dybala è squalificato. Completo con Ekong dell'Empoli soltanto perché costa 1 e Caio Giorgi della Juventus perché costa 1 e potrebbe andare in prestito, e quindi potrebbe trovare un po' di spazio durante il corso della stagione, ma gli ultimi 2 li ho messi così giusto per riempire. Ho puntato forte su questi 4. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Allora, della mia rosa per il Fanta Passione Inter, vedremo dove arriverò quest'anno. Facciamo un pronostico. Ditemi nei commenti secondo voi dove arriverà questa formazione in classifica. Io mi accontenterei di stare nei primi 30 posti. Spero di entrare nei primi 30 posti. Se volete sfidarmi, se volete fare meglio di me, sicuramente farete meglio di me. Iscrivetevi, mi raccomando, alla Lega Fanta Passione Inter, che trovate in descrizione, link in descrizione, gratuito l'iscrizione per partecipare al Fanta Passione Inter. Vi aspettiamo nel nostro server Discord. Vi saluto lasciandovi in descrizione anche il link per chi ci ascolta in podcast ad un altro approfondimento da non perdere. Per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui.